Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come promesso mi sono messo subito all'opera e ho preparato il video tutorial del fascicolo 10 con i relativi pezzi allegati. Ma prima di cominciare, come al solito, voglio ripresentarvi il mio compagno d'avventura che conoscete bene tutti ormai e che è il nostro caro amico Kit. Ciao Kit! Credo di sapere quello che hai in mente. Ah sì? Se te lo dico non sarà più divertente. Dai, presentati! Io sono la voce del Night 2000, Kit per gli amici. Grazie Kit. E nada. Quante funzioni hai? Attualmente ho nel mio sistema più di 50 milioni di funzioni e posso introdurne 1 milione in più al giorno se ne avessi bisogno. Benissimo, quindi sicuramente mi sarai di aiuto in questo montaggio. Che dici, possiamo cominciare? Umano, ma perseverare di lavoro. Beh, speriamo di non fare errori. Bravissimo Kit. Grazie, è sempre bello ricevere complimenti quando sono meritati. Posso farti una domanda? Sì, dimmi pure. Mi presti $20? Guarda, al momento ho le tasche vuote. Oh no. Sì. Ok, allora cominciamo. Comunque è meglio arrivare al punto. Infatti, allora, dunque ragazzi, il fascicolo 10, come potete vedere, è incentrato sull'episodio 5 stagione 1. Io adesso sinceramente non ricordo bene gli episodi perché è un po' di tempo che non riguardo la serie. Pur essendo appassionato, purtroppo con l'età uno tende a dimenticare molte cose. Comunque, come al solito, c'è una spiegazione dell'episodio e alcune curiosità che riguardano Kit. Vorrei solo evidenziarvi questo paragrafetto perché in questo episodio lavora Mark Alaimo che per molti di voi forse non sarà un nome conosciuto, però per gli appassionati di Star Trek è l'attore che ha interpretato il comandante cardassiano Gul Dukat, che è stato uno dei villain più famosi della serie Deep Space Nine. Ecco, questa è una piccola curiosità che volevo segnalare. Poi possiamo andare avanti, ci sono come sempre alcune scene tratte dall'episodio e poi finalmente arriviamo all'elenco dei pezzi. Io come al solito ragazzi vi consiglio sempre di prendere bene visione di tutta la componentistica da assemblare in maniera tale da non avere dubbi sui pezzi che vi verranno indicati durante il montaggio. Studiateli prima, guardateli bene e poi procedete al montaggio, chiaramente anche sotto la mia guida di questo video, però comunque date sempre bene un'occhiata al fascicolo. Allora, vi ricordo sempre che due cose sono fondamentali, anche se qualcuno lo ritiene inutile, io consiglio sempre di tenere a portata di mano un magnetizzatore per cacciaviti, che è utile nel caso serva di diciamo dare un po' più di forza magnetica ai cacciaviti per tenere in posizione le viti, e uno spray sbloccante, può essere lo Svitol, può essere il VT40, la marca non ha importanza, però è importante usarlo in tutte quelle viti che andranno ad avvitarsi sui pezzi metallici. Questo perché? Perché essendo metallo e metallo, quindi due superfici abbastanza dure, e dovendo la vite creare la filettatura sul pezzo in cui andrà ad impanarsi, perché non sono prefilettate, se mettete un lubrificante sicuramente la cosa avviene molto più facilmente ed eviterete sicuramente il rischio di rottura della vite. Non la potete evitare al 100% perché dipende anche molto da con quanta velocità voi avviterete. Io consiglio di farlo con una certa calma, una certa tranquillità. Non avvitate di fretta, di corsa, perché serve solo a far aumentare il rischio di spezzare una vite dentro. E vi assicuro che se accade non è facile rimuoverla, anzi spesso bisogna farsi sostituire il pezzo perché purtroppo gli estrattori per viti rotte sono quasi tutti di dimensioni superiori al tipo di viti che noi usiamo e difficilmente riescono a tirarla fuori. Qualche volta in casi molto fortunati ci si riesce, ma comunque è sempre una pratica che riescono a fare solo i modellisti molto esperti, dotati magari anche di mini trapano Dremel o similari, quindi diciamo che per chi non è troppo pratico è meglio evitarlo. Bene, fatto questo piccolo preambolo, incominciamo
ad aprire la busta contenente le parti. Oh, ecco qua. Molto divertente. Speriamo, Kit. Di solito il modellismo è una cosa che serve proprio per divertire. C'è Dunque, qualcosa in particolare che vuoi sapere? no, al momento no, grazie. Allora, la prima cosa da fare chiaramente è aprire i pezzi, quindi apriamo la busta. Ecco, se potete dotatevi anche di un tappetino simile a questo. Questi sono chiamati tappetini antitaglio, servono apposta per evitare di rovinare il mobile su cui magari lavorate. Questo mio adesso è un banco di lavoro, quindi avrebbe poca importanza, ma comunque sia, magari a casa chi non ha una vera e propria postazione poi potrebbe trovarsi il tavolo rovinato. Ok, allora svuotate attentamente la busta. Posso darti un consiglio utile? Dimmi Kit. Cerca di parlare il meno possibile. Sarà fatto. Puoi ben dirlo. Ecco qua. Ora vedete queste parti? La prima cosa da fare come consiglio personale è metterle in ordine, possibilmente secondo lo schema che trovate sul fascicolo. Questo perché? Innanzitutto serve per individuare i pezzi con più velocità, e seconda cosa, potete verificare in maniera immediata se avete tutti i pezzi disponibili o se invece vi hanno mandato qualche pezzo in meno. Ok? Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Molto bene, Kit. Ok, allora procediamo a metterli in ordine. Ecco qua. Pezzi tirati fuori e messi in ordine. Verificate sempre la corrispondenza verificando con il fascicolo, con questo schema qua. Verificate chiaramente che ci siano tutti i pezzi in base alla foto come vedete qui e identificate i pezzi con il loro nome. Questo vi sarà d'aiuto nel momento che dovrete seguire il fascicolo, magari nelle fasi di montaggio, oppure seguite chiaramente il video, ma in entrambi i casi diciamo un minimo di conoscenza del nome dei vari pezzi è sicuramente d'aiuto. Ok? Bene ragazzi, allora cominciamo assemblando il tirante centrale dello sterzo, questo qui. Allora tenete presente bene l'inclinazione del pezzo, vedete come fa? Dovremmo assemblare sopra questo i braccetti Pitman, che sono questi, ok? Andranno messi qua così, uno da una parte e uno dall'altra. L'inclinazione come andranno messi è questa, quindi i braccetti andranno un po' in discesa, ok? E fate attenzione perché ogni braccetto ha il verso sinistro e destro, e dovete prestare attenzione a questo dentino qua, vedete? Dovranno trovarsi praticamente esternamente rispetto al tirante, ok? Su questi braccetti, come ho detto, c'è la lettera R ed L. Attenzione però, per il montaggio vanno messi invertiti, nel senso che rispetto all'orientamento di questa staffa L andrà da questo lato ed R andrà da quest'altro, ok? In pratica così, vedete qui c'è la curva che va verso il basso, il pezzo fa questo verso qui così, il pezzo L, non so se si vede, va messo qui, quindi alla vostra destra in realtà mentre montate, ok? Bene, per far questo ovviamente useremo le viti GM che avremo precedentemente lubrificato con un lubrificante apposito che può essere lo Svitol o il WD-40, ok? Prendete i pezzi, e adesso li ho già prefilettati chiaramente per fare prima, però chiaramente dovrete procedere voi a filettarlo per la prima volta, quindi andate molto lentamente, tenetelo il più possibile i pezzi in maniera diciamo comoda,
Io consiglio di cominciare prima da questo qui, dal braccetto, ci infilate dentro la vite, piano piano create la filettatura. Come la create? Chiaramente sempre facendo 2 giri in avanti e uno indietro, 2 giri in avanti e uno indietro. Questi certo adesso io li ho già prefilettati, quindi vanno giù bene, ma voi farete un po' più di sforzo ovviamente. Poi prendo il pezzo, controllo l'orientamento, quindi questo va qui e lo posizionate in maniera da farlo combaciare. E adesso chiaramente per far vedere a voi mi metto un po' in delle posizioni un po' scomode, però io vi consiglio magari di appoggiarvi chiaramente sul tavolo, sicuramente farete prima, anzi lo faccio anche io perché così se no non ne usciamo vivi. Purtroppo sono pezzi che sono un po' piccolini e quindi fanno faticare. Ecco qua, li vedete posizionati, mettete il cacciavite, e procedete sempre 2 giri in avanti e un giro indietro, ok? Fate così almeno i primi giri, non stringete, ecco, quando l'avete diciamo fatti combaciare poi potete procedere anche tenendolo in mano. Ecco qua, arrivate a battuta senza stringere, lasciatelo che sia mobile un pochino, ok? Stessa cosa adesso per l'altro braccetto. Ricordate sempre di lubrificare le viti, adesso già l'ho fatto in precedenza, ripeto, ma se voi è la prima volta che lo state facendo chiaramente dovete filettare, quindi lubrificare è essenziale. Sempre 2 giri avanti e uno indietro, questo chiaramente è già pronto. Facciamo come prima, ci posizioniamo sul tavolo, e ovviamente adesso la cosa gira bene e morbido perché è già filettato, ok. Ecco qua. Allora verifichiamo il montaggio, ok? Una cosa importante da verificare è la posizione di questo dentino, che deve essere esterno da entrambi i lati, ok? Quindi potete verificare in questo modo di non avere invertito le parti. Prestateci attenzione perché non è immediata la cosa. Vedete? In questo caso la L si trova da questa parte e la R di qua. Se girate i dentini sono esterni, ok? Mentre il posizionamento frontale è così. Bene, passiamo alla fase successiva. Molto bene, ora andremo a fissare le biellette, che sono questi pezzi qua. Attenzione, le biellette hanno le lettere stampate da questo lato, vedete? Dove c'è questo pernetto sopra. Questa è la L, quindi di sinistra, e andrà posizionata chiaramente dal lato L, potete riverificare da qua, ok? Quindi andrà su questo buco. Dall'altra parte ovviamente sarà l'inverso, ovvero prendete sempre la bielletta, andrà posizionata qui è il lato R, e potrete vedere che c'è una R stampata anche qua, spero si riesca a vedere, ok? Ovviamente l'orientamento sarà in questo modo, ovvero il pezzo è inclinato in questo modo, vedete? La bielletta andrà ancorata così, in questo modo qua, con le parti con i perni verso l'alto, ok?
Per fare ciò useremo due viti LM, sempre lubrificandole prima e sempre creando precedentemente la filettatura nei fori, sia qua e sia qua. In tal modo avrete vita più facile durante il montaggio, ok? Ecco qua, andrà montato in questo modo, vedete? I perni sono verso l'alto. Attenzione, la vite va infilata dall'interno, quindi non dovrete avvitare partendo dall'esterno ma dall'interno, ok? La vite è qua. Questo ovviamente andrà fatto anche da quest'altro pezzo, quindi andrà avvitato partendo da qua, ok? Procedete sempre facendo prima la filettatura, come vi ho spiegato, 2 giri avanti, 1 indietro, sempre lubrificando la vite. E passiamo quindi ad assemblare anche quell'altro braccettino. Allora potete procedere inserendo la vite qui all'interno. Questo è il foro è abbastanza largo, quindi passerà senza filettare in pratica. Poi prendete il braccetto da assemblare, lo posizionate verificando sempre che i perni guardino verso l'alto, in questo modo. Poi pian piano procedete ad assemblarlo. Mi raccomando, fate sempre un paio di giri avanti e un giro indietro fino ad assemblare completamente i pezzi. Io lo ripeto sempre, vi annoierò, ma vi ricordo che è un passaggio fondamentale per non rovinare le parti. Ecco qua, otterrete il montaggio fatto in questo modo. Scusate se parlo un po' lentamente, ma sto registrando di sera tardi, quindi praticamente non posso urlare, ok? Bene, per la fase successiva andremo a recuperare il montaggio precedente. Quindi tutto quel assemblaggio fatto con le uscite precedenti, ruota compresa, e dovremo posizionare questo pezzo qui sopra. Come lo facciamo? Allora, attenzione, queste parti cilindriche qui andranno posizionate all'interno di questi fori qua, di questi braccettini che servono da guida poi per le ruote per essere sterzate, vedete? Quindi andrà questo qui qua e questo qui qua, mentre questi braccetti frontali andrà inserito uno qua e l'altro qui sopra la scatola dello sterzo, dove c'è quel quadrello in cui andrà avvitato, ok? Allora attenzione, volevo farvi vedere, anche se non so se si noterà, che il foro sottostante di questo braccetto, quindi del braccetto L, è quadrato, quindi andrà ad incastrarsi benissimo nel mozzo che esce fuori dalla scatolina dello sterzo, ok? Fateci caso quando lo montate e assicuratevi che spiani bene dentro. Allora andrà così. Muovetelo leggermente per farlo entrare. Ecco qua, poi lo sentite, appena entra si sente proprio. Quest'altro va qui, questi su esterni sulle ruote anche fateli combaciare, chiaramente vi si sposterà qualche volta quelli che avete già posizionato perché ancora non sono diciamo serrati. Ecco qua. Adesso chiaramente procederemo a farli stare un pochino più fermi avvitandoli. Ecco qua. Allora, per iniziare ad avvitarli da questo lato useremo una vite DM, quindi Domodossola Milano DM, mentre
sulla scatolina dello sterzo useremo una vite GM, quindi adesso li andiamo a preparare. Cominciamo con la DM. Ovviamente anche questa andrà lubrificata, essendo una vite che va su parti metalliche. È una vite di quelle flangiate. Dice che significa flangiate? Che ha questo, diciamo, anelletto intorno, ok? Ecco perché bisogna usare il magnetizzatore, vedete, perché ogni tanto sicuramente una passatina serve. Bene, una volta lubrificata la vite, queste viti flangiate, le DM, posizioniamo bene il pezzo all'interno del pernetto che esce fuori dal pezzo che abbiamo montato in precedenza, vedete? Qui. Posizioniamo la vite e procediamo alla filettatura. Fate sempre 2 giri avanti, 1 indietro, in maniera da evitare spiacevoli sorprese. Io chiaramente mi sono già preparato la filettatura in maniera da agevolare un po' la velocità del filmato. Ecco qua, non stringete a morte, non è necessario. E questa qui è montata. Adesso procederemo al fissaggio sopra la scatolina dello sterzo e, come vi ho detto, lì in quel caso useremo una vite GM. Lubrificatina. Prendiamo il pezzo, deve entrare bene, controllate facendo un po' di movimento così che sia entrato in posizione, e poi inserite la vite per creare la filettatura. Ecco qua, ok, eccoci qua. A questo punto prendiamo 2 viti DM, quelle frangiate che abbiamo usato anche prima, e andremo a fissare questi braccetti qua sui giunti. Chiaramente allora lubrifichiamo le viti, ecco qua, capovolgiamo il tutto, ok, in maniera da avere accesso alla parte sottostante. Ecco, noi dovremmo andare ad affitare qua dentro, vedete? Aspettate, Opla. La vite andrà qui, ok? Quindi connetterà il giunto a questo braccetto qua, ok? Ok, dovete ottenere questo, vedete? Cerco anche di mostrarvelo in sezione. Questa vite sarà messa qua. Ora faremo lo stesso da quest'altra parte, quindi inseriremo la vite qui in maniera tale da unire queste due parti, ok? E poi procediamo. Qui rimarrà più visibile perché, non essendoci la ruota ancora, probabilmente riesco a farvelo anche vedere, contrariamente a quanto ho fatto sull'altro lato. Ecco qua, il sistema è sempre lo stesso, 2 giri avanti e 1 indietro, ok? Non abbiate fretta, queste cose vanno fatte con calma.
Ecco qua, verificate, la vite avvitata qui e l'altra avvitata qua. Adesso se guardate, quando io muoverò il piantone dello sterzo, vedete, facendolo ruotare, si otterrà la rotazione anche delle ruote. Ovviamente ragazzi, non aspettatevi una grande escursione, perché queste chiaramente non sono vetture vere, e per quanto possono essere fatte discretamente bene, ma comunque il raggio di sterzata è sempre minimo, ok? Per quanto poi anche nelle vetture vere, giusto la Mercedes riesce a metterle quasi a 90 gradi, ma le altre auto comunque non è che sterzino poi molto, però questa insomma piano piano già qualcosa fa. Se volete potete anche mettere un po' di lubrificante all'interno della scatolina dello sterzo, se volete un movimento un pochino più fluido, ok? Mettiamo momentaneamente da parte il pezzo appena lavorato e procediamo al montaggio della barra stabilizzatrice, ovvero questa, a cui dovremmo chiaramente collegare questi connettori cilindrici che avevamo visto prima quando abbiamo esaminato i pezzi allegati al fascicolo, ok? Per la barra stabilizzatrice vi ho risparmiato quel tedioso tutorial di come si avvita, in quanto essendo pezzi in plastica è sufficiente avvitare lentamente, non dovete necessariamente fare la filettatura prima in quanto il materiale è morbido. L'unica attenzione ovviamente è non stringere troppo forte, perché essendo plastica si può rompere il pezzo. Allora, quali sono le cose da fare per montare la barra stabilizzatrice? Bisogna solo collegarci questi due pezzettini che dicevamo, no? Che sono identificati come 10G e 10G, utilizzando due viti BP. L'unica difficoltà è prestare attenzione al verso del dentino sopra i pezzi 10G, ovvero l'arcatura che dovete verificare è questa, ok? Quindi se lo guardate così il pezzo dovrà avere questa curva in questo modo, ok? I pezzi vanno collegati con il dentino che guarda verso l'interno della barra, non so se si riesce a vedere, ok? I dentini vanno verso l'interno, faccio vedere anche quest'altro lato, eccolo qua, ok? È l'unica cosa a cui ho prestato attenzione. Chiaramente l'avrete montati da così, ma questo andrà poi montato girandolo così. Dove andrà montato? Adesso ve lo dico subito. Riprendiamo il pezzo su cui abbiamo lavorato prima, ovvero questo, ok? Praticamente il foro che vedete sui pezzi 10G, se non ricordo male, sì, 10G, vedete, hanno un foro qua e quest'altro ha un foro qua, ok? Vanno posizionati su questi fori qui, che adesso vi mostro, spero di riuscire a mostrarvi perlomeno, perché ecco, allora questo qua e quest'altro che vedete qua. Come si fa? Praticamente prendete la barra in questo modo, quindi con i perni rivolti verso l'alto, ricordate che la ruota dovrà essere alla vostra destra, e la passate in mezzo qui così, e anche qua in questo modo, ok? Dovrà praticamente posizionarsi all'interno della sezione, diciamo, della sospensione, vedete?
andrà lì così, stessa cosa da questa parte, e andrà fissata con i fori che vi ho fatto vedere prima, qui e qui. Ovviamente fate delicatamente perché sono parti in plastica, quindi non stringetele troppo, se no le spaccate. Ovviamente il tutto andrà assemblato con due viti BP che vado a prendere. Mettetevi bene comodi, centrate il buco guardandolo all'interno. Ecco, la cosa più difficoltosa chiaramente è tenere la barra stabilizzatrice in posizione per poterla avvitare. Ecco qua, procedete sempre delicatamente, non stringetela fino in fondo, procedete prima ad ancorare anche l'altro lato, in maniera tale da ottenere una perfetta centratura delle parti. Questi sono piccoli accorgimenti che i più esperti di voi chiaramente già sanno, però io ovviamente parlo più per chi non ha esperienze di montaggio, ai quali chiaramente bisogna spiegare dei piccoli trucchetti che magari per noi più esperti sono cose, diciamo, già risapute. Il risultato da ottenere è questo, vedete qua? La vite è questa fissata qui, stessa cosa per il lato dove è la ruota, ecco qua, questa è la vite, qui si intravede dove è fissata la barra. Ok, non stringete a morte perché tanto rischiate solo di rompere il pezzo, tanto questo in realtà non dovrà stabilizzare un per niente, non è che è sottoposta alle sollecitazioni di una vettura vera, ok? Poi chiaramente adesso la fisseremo anche da questa parte qua con queste apposite fascette qui. Per fissarle utilizzeremo 4 viti GM che andremo a prendere. Allora, posizioneremo la vite qui, ok? Faremo la filettatura su tutti e 4 i fori, quindi qui e da quest'altro lato, ok? E adesso procedo alla filettatura, ci rivediamo a filettatura fatta per procedere all'assemblaggio. Bene, una volta preparate le filettature su tutti i fori, possiamo passare al montaggio delle staffe. Queste qua. Ora le immagini sui fascicoli non sono molto chiare, sono piuttosto scure, quindi non si riesce a decifrare bene, ma a me sembra che la gobbetta, questa che vedete qui da questo lato, vada verso l'esterno, quindi così in pratica, ok? Anche se le doveste invertire, secondo me non dovrebbe dare nessun tipo di problemi, perché comunque non è una parte funzionale, alla fine rimane solo come un ancoraggio per quella staffa, non essendo un veicolo vero il problema non si crea. Poi comunque se dovessimo accorgerci più là che il verso era contrario, sarà sufficiente svirare le viti e invertire la posizione, quindi comunque è abbastanza semplice, ok? Quindi una volta che avete fatto questo, prendete le viti che avete già usato in precedenza per filettare, eccole qua, e fissiamo la staffa. Il risultato che otterremo è questo,
staffa ancorata qui e staffa ancorata qua. Bene, ok, adesso passiamo al montaggio del ripartitore di frenata. Quindi spostiamo momentaneamente le parti montate, prendiamo questo pezzettino che è il ripartitore di frenata, ok, e lo capovolgiamo praticamente la parte dove c'è questa sezione cilindrica rialzata, vedete? Qui c'è una piccola parte cilindrica sul pezzo, questa la mettiamo capovolta verso il basso e i perni li orientiamo in questo modo al momento per poter fare il montaggio, ok? Quindi 1, 2 e 3 lo posizioniamo qua. Poi prendiamo il tubicino più lungo, quello denominato 10J, e lo andiamo ad infilare al perno qui di lato. Chiaramente dovrete fare un po' di gioco per farlo entrare, lo provate magari anche da tutte e due le parti per vedere quale entra meglio. Ecco qua, dovrete giocarci un po', alla fine entra, ok? E poi metteremo i tubicini che sono rimasti, quindi i due più corti, sugli altri due perni rimasti, ok? Sempre giocandoci un pochino. Ecco qua, vedete? Pian piano entrano, Se volete potete utilizzare anche qui un po' di lubrificante, però in questo caso, essendo plastica, vi consiglio un lubrificante a base siliconica che non rovina le plastiche, perché il classico olio sgrippante o svitol potrebbe in qualche modo anche danneggiarle, quindi per evitarlo cercate un lubrificante anche di quella marca ma siliconico. Ecco qua, e otterremo questa specie di tridente. Adesso andremo a posizionare questo montaggio qui, questo cablaggio sul pezzo che abbiamo assemblato precedentemente. Per farlo dovremo ancorare il ripartitore di frenata, che ricordo che è questo pezzetto qua, su questo forellino centrale, il più piccolo tra i tre che sono qui dentro, vedete? Questo qua. E dovremmo farlo mandando il cavo più lungo verso l'esterno, quindi così. Per fissarlo useremo una vite GM che andiamo a recuperare. Eccola qui. Anche questa la lubrifichiamo. Come stai, Kit? La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Io comincio a essere cotto, ma ho promesso agli amici qui del canale che portavo almeno il fascicolo 10 di montaggio pronto per la mattinata, quindi io voglio essere di parola e lo faccio. Questa storia già non mi piace. Allora, inserite il mio la vite indicatore qui di dentro autodiagnosi rivela solo danni minimi. e procediamo ad ancorarlo qui, come vi ho spiegato precedentemente. Sei dotato di molta fantasia. Anche qui, essendo metallo, vi ricordo le solite precauzioni già spiegate in precedenza, quindi attenzione quando avvitate a non forzare troppo e fate sempre non posso crederci, sei proprio tu. 2 giri avanti e 1 indietro, possibilmente. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Va bene, Kit,
Bene, una volta fissato il ripartitore di frenata, prendiamo il tubicino che è stata la parte della ruota e lo inseriamo in questa fessura, quindi tra la sospensione e la traversa, diciamo, no? E sbucherà da questa parte. Molto spiritoso. Chiaramente troverete il modo di farlo passare un po' laterale, così non va a incastrarsi sotto la sospensione, e poi andrà ancorato a questo pernetto presente sopra la pinza del freno. Kit per gli amici. Sopra il pernetto qui della pinza del freno lo ancorerete lì, sempre piano piano. Ecco qua. Stessa cosa farete con quest'altro tubo. Ovviamente, non essendoci la ruota, non sarà possibile fissarlo per il momento, però intanto lo passate di qua in questo modo e lasciate il tubo, quello più lungo, rivolto verso il frontale. Ok? Ed per il fascicolo 10 è tutto, ragazzi. Per quanto mi riguarda rimane il mistero dell'utilizzo della pinzetta. Io non l'ho trovata particolarmente necessaria in questo montaggio, però chi di voi avrà più difficoltà, soprattutto per posizionare i perni della barra stabilizzatrice, quindi questi che abbiamo fissato, scusate, aspetta, i perni che abbiamo fissato qui, per capirci, questi qua, magari li potete tenere in posizione con la pinzetta mentre avvitate, però ripeto, è tutta una cosa che dipende un po' da voi. Sicuramente ci potrà essere utile in altre occasioni, quindi non la buttate, ok? Io spero di esservi stato di aiuto, di essere stato il più chiaro possibile. D'altronde questi fascicoli sono stati stampati con una grafica molto scura e anche le foto non rendono bene l'idea di quello che bisogna fare, però diciamo che alla fine poi ecco ci si riesce lo stesso. I tutorial servono un po' anche a questo, che chi magari ha un po' più di pratica riesce a interpretare anche le istruzioni un pochino più difficoltose, perché magari non sono stampate al 100%. Bene ragazzi, io adesso vado a riposare perché si è fatta notte tarda e domani sicuramente mi metterò all'opera per proporre il fascicolo 11, che sicuramente si svolgerà con una dinamica un pochino più svelta rispetto ad ora. Ok? Un saluto a tutti e vi faccio salutare anche da Kit. Kit, saluta, dai la buonanotte ai nostri amici. Quasi quasi andiamo a ballare? Che ne dici? Non so cosa dirti. Allora racconta una barzelletta. Non dirai sul serio? Sì. Racconta una barzelletta. Sono solo una macchina, non faccio miracoli. Va bene, allora oggi non la vuoi raccontare. Ma tu cosa sai fare? Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Ah, ho capito, va, anche tu c'hai sonno allora. Qual è il colore che preferisci? Qualsiasi colore purché sia nero, assolutamente nero, elegante, sobrio e discreto. Sei un po' di parte, eh? Bravissimo. Grazie, è sempre bello ricevere complimenti quando sono meritati. Ciao. Ciao amico, mi fa piacere sentire la tua voce. E un ciao a tutti voi amici, grazie per aver seguito questo tutorial. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao ciao ciao. Penso proprio